Il video di oggi è importantissimo. L'argomento che ti spiegherò in questa lezione è uno dei peggiori incubi degli studenti di italiano. Ti parlerò di tutti i principali usi della particella C nella lingua italiana. Benvenuto o bentornato sul mio canale. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto con cui aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono i miei contenuti e non vuoi perderti nemmeno una delle prossime lezioni, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. Inoltre, per ripassare il contenuto della lezione quando avrai finito di guardare il video, puoi scaricare il PDF gratuito che ho preparato per te cliccando il link nella descrizione. In questo video ti spiegherò tutti gli usi fondamentali della particella C in italiano e ti mostrerò anche con degli esempi perché è molto importante saperla usare per esprimersi in italiano con fluidità e naturalezza. Gli italiani usano C in tutte le conversazioni, dalla più colloquiale alla più formale. Perché è così importante usare C? Perché C sostituisce parole o intere parti di una frase. Ci permette di parlare in modo più naturale, evitando ripetizioni inutili. Inoltre, per quanto riguarda la posizione di C all'interno della frase, dobbiamo seguire la stessa regola che seguiamo per gli altri pronomi. La parola C, che è una particella pronominale, deve sempre andare prima del verbo, tranne quando questo è coniugato all'infinito, all'imperativo o al gerundio. C può essere un pronome riflessivo. Ti ricordi i verbi riflessivi? Sono i verbi come svegliarsi, vestirsi, lavarsi. Tutti questi verbi contengono un pronome riflessivo che si riferisce al soggetto che compie l'azione. Quando il soggetto che compie l'azione è noi, prima persona plurale, usiamo il pronome C. Io e mia moglie ci svegliamo tardi la domenica mattina. Io e mia moglie ci svegliamo tardi la domenica mattina. Il verbo è svegliarsi. Ci incontriamo alle 8 davanti al cinema. Ci incontriamo alle 8 davanti al cinema. Qui devo usare il pronome ci perché sto usando un verbo riflessivo, incontrarsi, e il soggetto è noi. Noi ci incontriamo. Ma ci può essere anche un pronome diretto, cioè un pronome che sostituisce direttamente un oggetto per evitare di ripeterlo. Paolo ci ha accompagnato all'aeroporto. Paolo ci ha accompagnato all'aeroporto. Voglio dire che Paolo ha accompagnato noi all'aeroporto. Come puoi vedere, la posizione di C è sempre prima del verbo, quando questo è coniugato in qualsiasi modo verbale che non sia il gerundio, l'infinito o l'imperativo. Guarda, quell'uomo ci sta spiando. Guarda, quell'uomo ci sta spiando. Anche in questo esempio la funzione di C è di pronome oggetto diretto, sostituisce direttamente noi. Ma C può essere anche un pronome indiretto. La nonna ci prepara una cena deliziosa. La nonna ci prepara una cena deliziosa. La nonna prepara a noi una cena deliziosa.
il pronome ci ha la funzione di pronome indiretto. L'insegnante ci ha spiegato come si usano i pronomi. L'insegnante ci ha spiegato come si usano i pronomi. L'insegnante ha spiegato a chi? A noi come si usano i pronomi. Anche qui ci ha la funzione di pronome indiretto. Per ora stiamo facendo un ripasso. Lo so, tutto questo potrebbe sembrarti molto facile, ma aspetta fino alla fine perché le cose si complicheranno un po'. Un'altra funzione di ci che probabilmente conosci è il ci locativo. Usiamo ci per sostituire un luogo che è già stato menzionato. Immaginiamo questo esempio. Sono andato in Messico l'anno scorso. Mi piacerebbe tornare in Messico. Cosa puoi notare leggendo questa frase? Beh, è poco naturale, c'è una ripetizione. So già che stiamo parlando del Messico. Tutti sanno che stiamo parlando del Messico. Il Messico è il luogo di cui stiamo parlando. Quindi posso sostituire in Messico con il pronome ci. Mi piacerebbe tornarci. Ci sostituisce in Messico. Qui la posizione di ci è alla fine del verbo, perché questo è coniugato all'infinito, è nella sua forma base. Oppure quest'altra frase: Roma è una città straordinaria. Ci sei mai stato? Ci sei mai stato? È evidente che sto usando ci per sostituire a Roma. A Roma. Sappiamo già che stiamo parlando di Roma, quindi sarebbe inutile fare questa ripetizione. La particella pronominale ci aiuta a essere più naturali, a esprimerci con maggiore fluidità e naturalezza. E ora inizia la parte un po' più complicata, una parte che molti studenti conoscono ma che fanno fatica ad assimilare e ad applicare in una conversazione. Ci, con la funzione di particella pronominale, può sostituire qualsiasi complemento introdotto dalla preposizione a. Immaginiamo un dialogo come questo durante una terapia. Pensa spesso alla sua infanzia? Una risposta naturale potrebbe essere: sì, ci penso spesso. Ci, in questo esempio, sostituisce alla mia infanzia. Alla mia infanzia. Non sarebbe naturale ripetere sì, penso spesso alla mia infanzia, perché questo oggetto è già stato menzionato. Quindi per rendere la frase più semplice, più naturale, più scorrevole, usiamo la particella pronominale ci. Vediamo ora questo altro dialogo. Tu credi all'esistenza degli extraterrestri? No, non ci credo. No, non ci credo. Non credo a cosa? All'esistenza degli extraterrestri. Non credo a questo. È inutile ripetere all'esistenza degli extraterrestri. Sappiamo già qual è l'argomento della conversazione. Quindi possiamo dire semplicemente non ci credo. Chiaramente, per usare ci correttamente in questo modo, bisogna sapere quali sono i verbi che vogliono la preposizione a. La stessa cosa vale per le prossime preposizioni che vedremo in questo video. Sì, perché ci non sostituisce solamente un complemento introdotto dalla preposizione a, ma può sostituire anche un complemento introdotto dalla preposizione con. Sara è la mia migliore amica. Ci parlo tutti i giorni al telefono. Sara è la mia migliore amica. Ci parlo tutti i giorni al telefono. Parlo con chi? Con Sara.
sarebbe inutile ripetere con Sara, quindi posso dire ci parlo con lei. Ho un cagnolino e ci esco tutti i giorni per una passeggiata. Ho un cagnolino e ci esco tutti i giorni per una passeggiata. Con chi esco? Con il cagnolino. Il cagnolino è già stato menzionato. Per evitare questa ripetizione posso usare la particella pronominale ci. Ci esco con lui. Questi sono i casi più frequenti. La preposizione a, la preposizione con. Ma c'è qualche verbo che vuole la preposizione su e la particella pronominale ci può sostituire anche un complemento introdotto dalla preposizione su. Per esempio, il verbo scommettere su qualcosa, su un risultato. Credo che l'Italia vincerà la partita di stasera. Ci ho scommesso 10 euro. Ci ho scommesso 10 euro. Io ho scommesso 10 euro su cosa? Sulla vittoria dell'Italia. Anche qui posso evitare la ripetizione usando la particella ci. Ho tanti amici fantastici. So che posso contarci sempre. So che posso contarci sempre. Voglio dire che io posso contare su chi? Sui miei amici. Io posso contare sui miei amici, sulla loro presenza. Posso fidarmi di loro, contare su qualcuno. Abbiamo quasi finito, ma prima voglio vedere con te ancora un paio di casi in cui possiamo usare la particella pronominale ci. Questo uso che vediamo adesso sono sicuro che lo conosci, lo hai già visto da qualche parte e forse lo usi anche. Ci si usa prima di un pronome diretto e del verbo avere per enfatizzare il possesso, la proprietà di qualcosa. Immaginiamo un dialogo come questo. Hai portato il libro che ti ho chiesto? No, non ce l'ho. Scusa, me lo sono dimenticato. Non ce l'ho. Non ho il libro. Abbiamo un pronome diretto di terza persona, lo, il libro, in questo caso nella sua forma contratta, L apostrofo, prima del verbo avere. Grammaticalmente sembra corretto dire no, non l'ho, ma per una ragione fonetica usiamo ci prima del pronome diretto e del verbo avere. Però per la regola dei pronomi combinati questo ci diventa c'è. Quindi non possiamo dire non l'ho, non possiamo nemmeno dire non ci l'ho, dobbiamo dire non ce l'ho, non ce l'ho. Ovviamente questa struttura si applica anche a frasi interrogative e affermative, come in questo dialogo. Ce l'hai la macchina per uscire stasera? Sì, ce l'ho. Quindi, per enfatizzare la proprietà, il possesso di qualcosa, è molto comune dire ce l'ho, non ce l'ho, ce l'hai, non ce l'hai, eccetera, eccetera. È una questione di musicalità, di come suona la frase. Questo c'è non ha una vera funzione grammaticale. Serve per dare un po' di enfasi e rendere la nostra frase più musicale, più naturale. E ora l'ultimo caso di utilizzo di ci in italiano. Ci si usa per ottenere la forma impersonale di un verbo riflessivo. Cosa significa? Vediamo questa frase. In Italia ci si sposa sempre meno e si divorzia sempre più. In Italia ci si sposa sempre meno e si divorzia sempre più.
puoi notare che stiamo usando la forma impersonale di entrambi i verbi, sposarsi e divorziare. Divorziare non è un verbo riflessivo, quindi la forma impersonale possiamo ottenerla semplicemente usando si più il verbo alla terza persona singolare. Si divorzia sempre più. Ma sposarsi è un verbo riflessivo, quindi non è sufficiente dire si sposa. Dobbiamo aggiungere anche un sì riflessivo, ma, come puoi immaginare, dire sì si sposa non suona bene. Se noi aggiungiamo il sì riflessivo al sì impersonale, otteniamo questo sì sì che non suona bene. Quindi sostituiamo il sì riflessivo con un ci e diciamo in Italia ci si sposa sempre meno. Un altro esempio può essere dopo mangiato ci si lava i denti. Dopo mangiato ci si lava i denti. Lavarsi i denti è un verbo riflessivo. Quindi se vogliamo ottenere la forma impersonale di un verbo riflessivo, dobbiamo usare la struttura ci, si più verbo alla terza persona. Ed è tutto per il video di oggi. Ovviamente la particella pronominale ci si usa anche con tantissimi verbi pronominali che non abbiamo il tempo di approfondire nella lezione di oggi. Sicuramente tu conosci alcuni di questi verbi pronominali, come esserci, metterci, volerci, ma in italiano i verbi che usano il pronome ci sono tantissimi e forse un giorno te ne parlerò in un altro video. Se vuoi rivedere il contenuto della lezione di oggi, puoi scaricare il PDF gratuito che ho preparato per te cliccando il link nella descrizione del video. Ti invito nuovamente a iscriverti al canale per non perderti neanche una delle prossime lezioni e se vuoi puoi usare lo spazio dei commenti per fare un po' di pratica con l'uso di C. Ti ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e ti mando un forte abbraccio. Alla prossima!